Ciao ragazzi, in questo tutorial svolgiamo un po' di esercizi sulle formule, utilizzando tutti gli operatori matematici introdotti nel video precedente e calcolando anche qualche radice quadrata. Iniziamo! Riprendiamo gli esercizi di geometria piana trattati nel tutorial precedente e cerchiamo di determinare il lato, il perimetro e l'area di un rombo di cui conosciamo la misura delle due diagonali. Qui a destra vi ho riportato le formule, che cercheremo ora di tradurre nella sintassi di Excel. Innanzitutto vi voglio mostrare che siccome la formula per calcolare il lato è abbastanza complessa, è possibile inserire la formula per calcolare il perimetro anche senza sapere la misura del lato. È sufficiente posizionarsi in questa cella e digitare uguale lato per 4. Invio. Siccome il lato non è ancora stato calcolato, Excel dà per scontato che la sua misura sia 0 e quindi 0 per 4 fa ancora 0. Quando inseriremo la formula e saremo in grado di calcolare il lato, Excel calcolerà in automatico immediatamente anche il perimetro. Calcoliamo ora l'area. Per calcolare l'area dobbiamo fare uguale, aperta parentesi tonda, diagonale 1 per diagonale 2, chiusa la parentesi tonda, fratto 2, invio. Siccome il calcolo dell'area non richiede la misura del lato, il risultato trovato è già quello corretto. Calcoliamo ora il lato. Evitiamo per il momento di estrarre la radice quadrata e dunque facciamo uguale, aperta parentesi tonda, diagonale 1, fratto 2, chiusa la parentesi tonda, il tutto elevato al quadrato, più, aperto un'altra parentesi tonda, seconda diagonale, fratto 2, chiusa la parentesi tonda, elevato al quadrato, invio. Il risultato trovato ci fornisce il quadrato del lato e non la misura del lato, poiché non abbiamo ancora estratto la radice quadrata. Dobbiamo dunque correggere la formula appena inserita. Per farlo, clicchiamo di nuovo sulla cella contenente la formula e posizioniamoci subito dopo l'uguale. Dobbiamo inserire la radice quadrata, che nella sintassi di Excel è radq. Siccome dobbiamo estrarre la radice quadrata di tutta questa quantità va messa tra parentesi e quindi apriamo una parentesi e la chiudiamo alla fine e diamo l'invio. Abbiamo così calcolato il lato del rombo e di conseguenza anche il suo perimetro. Ora possiamo prendere le tre formule e trascinarle verso il basso. Inserendo ora nuovi dati in queste celle di colore verde, possiamo calcolare il lato, il perimetro e l'area di un qualsiasi rombo. Passiamo ora al trapezio isoscele. In questo esercizio vogliamo calcolare la misura del lato obliquo, del perimetro e dell'area di un trapezio isoscele, di cui conosciamo la misura delle basi e dell'altezza. Come al solito, qui a destra vi ho riportato le formule. Iniziamo subito dalla misura del lato obliquo ed evitiamo per il momento di estrarre la radice quadrata. Digitiamo dunque uguale, aperta la tonda, base maggiore, meno base minore, chiudiamo la parentesi e dividiamo per 2. Poi, siccome tutta questa quantità va elevata al quadrato, dobbiamo di nuovo mettere una parentesi qua all'inizio e una parentesi qua alla fine ed elevare al quadrato. Aggiungiamo ora il quadrato dell'altezza, quindi digitiamo più, clicchiamo sulla misura dell'altezza e eleviamola al quadrato. Ora non ci resta che estrarre la radice quadrata e quindi ci posizioniamo qui subito dopo l'uguale e digitiamo radq. Aperta la tonda e la tonda va chiusa qui alla fine. Invio. Ora che abbiamo ottenuto la misura del lato obliquo, non ci resta che calcolare il perimetro e l'area. Il perimetro è dato da base maggiore più base minore più la misura del lato obliquo moltiplicata per 2, poiché i lati obliqui in un trapezio isoscele sono 2. Invio. Per quanto riguarda l'area, invece, dobbiamo fare uguale, aperta la tonda, base maggiore più base minore, chiusa la tonda, per l'altezza fratto 2. Invio. Abbiamo così ottenuto le tre misure cercate.
Ora dobbiamo solamente trascinare la formula verso il basso e inserendo nuovi dati, ad esempio 30, 12, 12, otteniamo che il lato obliquo misura 15, il perimetro 72 e l'area 252. Svolgiamo ora due esercizi sul teorema di Pitagora. Abbiamo un triangolo rettangolo di cui conosciamo la misura dei cateti e vogliamo determinare la sua ipotenusa. Utilizziamo il teorema di Pitagora, la cui formula è riportata qui a destra. Dobbiamo dunque digitare uguale cateto 1 elevato al quadrato più cateto 2 elevato al quadrato ed ora, posizionandoci qui appena dopo l'uguale, digitiamo rad q e apriamo una tonda, che chiudiamo qui alla fine della formula. Premiamo invio. In questo modo abbiamo calcolato la misura dell'ipotenusa. Siccome la formula digitata è molto simile a quella sottostante e cambia solamente per il fatto che qui è presente un meno, perché in tutte e due le formule si fa il quadrato di questa cella più il quadrato di questa cella, mentre nella seconda formula si fa il quadrato di questa cella meno il quadrato di questa cella, e per Excel non è importante che questo si chiami cateto e questo cateto, oppure questa ipotenusa e questo cateto, poiché Excel lavora sulle celle, possiamo copiare questa formula e incollarla qua sotto, andare nella barra della formula e cambiare questo più con un meno e digitare invio. Noti dunque l'ipotenusa ed un cateto, siamo stati in grado, mediante un copia e incolla e una piccola modifica, di calcolare il secondo cateto. Leggendo infatti la formula, abbiamo estratto la radice quadrata di a5 al quadrato, cioè ipotenusa al quadrato, meno b5 al quadrato, cioè meno il cateto al quadrato. Ricordate dunque, siccome in Excel le formule si aggiornano quando le copiamo da una cella all'altra, se due formule sono simili, possiamo digitare una formula e poi copiarla, incollarla e modificarla. Faremo molta meno fatica. Passiamo ora ad un nuovo esercizio sulla formula di Herone. La formula permette di calcolare l'area di un triangolo qualunque conoscendo solamente la misura dei suoi tre lati. Non conosciamo dunque l'altezza del triangolo e quindi non possiamo fare base per altezza diviso 2. Per poter applicare questa formula bisogna calcolare il semiperimetro del triangolo, cioè la metà del perimetro, e poi calcolare la radice quadrata di semiperimetro per semiperimetro meno il primo lato per semiperimetro meno il secondo lato per semiperimetro meno il terzo lato. Procediamo con il calcolo del perimetro. Il perimetro è la somma dei lati, cioè è uguale al lato A più il lato B più il lato C. Invio. Il semiperimetro è uguale al perimetro fratto 2. Invio. Per calcolare l'area applichiamo ora la formula di Herone e quindi digitiamo uguale semiperimetro per, aperta la tonda, semiperimetro meno il primo lato, chiusa la tonda, per, aperta la tonda, semiperimetro meno il secondo lato, chiusa la tonda, per, aperta la tonda, semiperimetro meno il terzo lato, chiusa la tonda. Posizioniamoci ora qui immediatamente dopo l'uguale e digitiamo rad q. Apriamo la tonda e chiudiamola qui alla fine. Invio. Siamo così stati in grado di calcolare l'area di un triangolo i cui lati misurano 5, 8 e 6 senza conoscere la sua altezza. Con questo abbiamo concluso questa prima carrellata sulle formule. Il prossimo tutorial è importantissimo, poiché in esso parleremo di riferimenti relativi, assoluti e misti in Excel, e un utilizzo consapevole dei vari tipi di riferimento ci farà risparmiare molto tempo e ci farà evitare fatiche inutili. Io vi ringrazio per aver seguito il video fino alla fine, vi invito a lasciare un like se vi è piaciuto, a commentare e naturalmente a farmi domande se qualcosa non è chiaro e, se non l'avete già fatto, a considerare l'opportunità di iscrivervi al canale in modo da rimanere sempre aggiornati sulle mie nuove pubblicazioni.
Vi aspetto. Ciao!